Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial andremo a realizzare insieme questa splendida maglietta eseguita interamente ad uncinetto. Con un punto di lavorazione particolare e un filato davvero unico andremo a realizzare un top down adatto per qualsiasi taglia e soprattutto senza cuciture. Adesso andiamo a vedere che cosa ho utilizzato nel dettaglio e poi il tutorial. Per questo progetto ho scelto di utilizzare un bellissimo filato che ho preso sul sito di Temu. Si chiama Silk Cotton, il cui componente sono il 70% di seta e il 30% di cotone. Infatti è un filato molto morbido, lucido. Sono gomitoli da 50 grammi che vengono venduti in buste da 6 pezzi, quindi per un totale di 300 grammi di prodotto. All'interno c'è il cartoncino. Purtroppo non c'è scritto il metraggio, però se guardate bene, io cerco di aprirvelo un po', vedete che questo è tutto filo, quindi è tutto pieno. Penso che su per giù ci siano decisamente più di 150 metri, se non anche 200, perché il filato è davvero sottile, però ce n'è proprio tanto, proprio pieno, vedete che ci sono parecchi giri. Detto ciò, andremo a lavorare questo filato doppiato, quindi utilizzerò insieme due gomitoli. Il filato è ben ritorto, quindi non si apre, è molto scorrevole perché è presente la seta e si lavora veramente bene. Infatti questo filato ve l'avevo già presentato quando ho fatto il video recensioni dei miei acquisti di Temu. Per quanto riguarda l'uncinetto, andrò a utilizzare due uncinetti diversi. Il primo, l'uncinetto del 3, ma questo lo utilizzerò solo all'inizio per realizzare le catenelle iniziali, perché tutti noi sappiamo che la catenella è il punto più piccolo di lavorazione dell'uncinetto, quindi poi quando andremo a lavorare il primo giro di lavorazione con la catenella piccola è un po' difficoltoso da lavorare, quindi io suggerisco sempre di lavorare le catenelle iniziali con l'uncinetto più grande, dopodiché si prende per la lavorazione vera e propria l'uncinetto che poi andremo a lavorare. Io ovviamente ho scelto di utilizzare il 2,5 perché, come ho detto, il filato è sottile anche se doppiato e quindi con l'uncinetto 2,5-3 si lavora veramente bene. Adesso vi faccio vedere come procedere con i calcoli, perché dobbiamo fare una lavorazione in top down con lo sprone rettangolare, però aggiungiamo due motivi di fantasie diversi. Prima di procedere con i calcoli, ovviamente prendete il vostro filato. Se utilizzate questo, quindi aprite i vostri due gomitoli togliendo ovviamente le due fascette, prendete i vostri due capi e li unite insieme in questo modo. Dopodiché partite con il solito cappietto, lasciate un pochino di codina perché poi questa si andrà a nascondere quando finiamo poi la lavorazione, perché se poi è troppo corta viene un po' più difficile da rendere sicuro il lavoro. Prendete quindi l'uncinetto più grande, realizzate il vostro cappietto in questo modo, dopodiché iniziate ad avviare tante catenelle. Mi raccomando, contatele perché poi dobbiamo calcolare i multipli. Andate ad avviare tante catenelle in questo modo. Una volta che avete avviato un po' di catenelle, che una volta chiuse su se stesse la testa ci passi comodamente, andiamo a fare quindi i nostri calcoli per poi aggiustare il numero di catenelle. Io so già che parto con 170 catenelle perché il modello poi se no è troppo stretto, quindi un po' più di vestibilità sul collo è meglio darla per avere una scollatura un po' più ampia, e poi ci vediamo dopo quindi con il calcolo. Quindi adesso faccio le 170 catenelle che poi ovviamente andranno aggiustate. Ho avviato le mie 170 catenelle, vedete che una volta chiuse poi a cerchio questa è la misura, quindi deve passare comodamente dalla vostra testa. Una volta che ho fatto le catenelle, quindi mettiamo da parte e procediamo con i calcoli per eseguire quindi il nostro sprone, quindi il nostro top down. Quindi ho avviato inizialmente 170 catenelle, aspettate che ingrandisco un pochino, e quindi voglio lo sprone rettangolare. Per fare i calcoli quindi prendiamo il nostro
quantitativo di catenelle e lo dividiamo per 4 perché 4 sono i lati del nostro sprone. Abbiamo quindi il lato per le spalle, il davanti, la seconda spalla e il dietro, quindi sono 1 2 3 e 4 lati. Ovviamente poi dobbiamo sempre alla fine aggiungere i 4 angoli per creare il raglan, quindi poi alla fine di tutti i calcoli andiamo poi a raggiungere ancora 4 catenelle. Come ho detto, quindi prendiamo le nostre catenelle, le dividiamo per 4 e fa 42. Questo però è il calcolo per fare uno sprone quadrato. Infatti 42 sarebbero i 4 lati, quindi tutte le catenelle in maniera uguali per fare il quadrato. Voglio il rettangolare, quindi prendo la misura ottenuta, quindi il 42, e vado a fare altri 2 calcoli in modo tale da ingrandire un pochino il davanti e il dietro e rimpicciolire il punto delle spalle. Quindi vado a sommare il 4 per il davanti e il dietro e fa 46. Quindi ipoteticamente, solo per adesso, 46 è il nostro davanti e dietro. Per le spalle invece andiamo a sottrarre il 4 perché devono essere un po' più piccole, quindi fa 38 e 38 lo mettiamo qui appunto per le spalle. Così com'è possiamo fare tranquillamente una lavorazione a punto alto, quindi senza fare nessun multiplo. Questo calcolo può andare tranquillamente bene per realizzare il nostro top down, molto semplice. Siccome andiamo a lavorare delle fantasie, io lavorerò una fantasia sul davanti e il dietro e poi una fantasia diversa sulle spalle, ovviamente questi numeri dovranno essere modificati per adattarli ai nostri multipli. Per quanto riguarda le spalle abbiamo solo da considerare un numero di maglie dispari, quindi vado semplicemente ad aggiungere 1, così passo da 38 a 39 e ho il mio numero dispari, perché poi quando andremo man mano a lavorare i giri, quindi quando poi andremo ad aumentare, questo numero andrà a cambiare sempre di 2, quindi nel primo giro avremo 39 punti, nel secondo 41 e così via. Adesso andiamo a modificare la parte più importante, ossia le catenelle del davanti e del dietro, perché qui andiamo a lavorare un punto fantasia, il cui multiplo è di 20 più 1. Per quanto riguarda il punto fantasia, questo punto fantasia, io adesso vi faccio uno schemino molto stilizzato. Ecco, questi sono 2 motivi, perché ho intenzione di mettere solo 2 motivi, anche perché il numero di maglie non permette di metterne 3, se no verrebbe davvero troppo largo sia il davanti che il dietro. Quindi mettendo 2 motivi io ho ovviamente il multiplo di 20, quindi fa 40 perché sono 2 più 1, quindi queste maglie valgono per 41 catenelle. Però siccome poi andremo a lavorare gli aumenti, per non avere l'aumento vicino a questo punto, perché poi fa confusione e poi esteticamente è brutto, vado a modificarlo, quindi vado ad inserire ancora 2 catenelle, quindi 2 punti per lato, sia qua che qua, più un punto alto, sia qua che qua. Quindi vado ad aggiungere altri 3, scusate sta sfocando, 3 punti e 3 punti in più per ogni lato, quindi sono un totale di altre 6 maglie. Quindi facciamo i 41 più i 6 fa 47 punti. Inizialmente avevo 46 maglie, quindi vado semplicemente ad aggiungerne uno, quindi il nuovo sprone sarà di 47 catenelle per il davanti ed il dietro e 39 per le spalle. Quindi sommiamo tutte queste
queste cifre che abbiamo trovato, questi numeri che abbiamo trovato, e poi ovviamente alla fine aggiungiamo i 4 punti per realizzare i nostri angoli, quindi i nostri raglan. Quindi facciamo 47 più 47 più 39 più 39 più 4. La somma sarà il numero di catenelle effettivo da dover avviare per iniziare quindi la nostra lavorazione in top down. Quindi il totale fa 176 catenelle. Ho già avviato 170 catenelle perché sono partita con questo numero e quindi vado semplicemente ad aggiungere le 6 catenelle e quindi poi possiamo procedere con la nostra lavorazione. Se ipoteticamente utilizzate un filato molto più spesso del mio, vi consiglio di mettere solo un motivo sul davanti e sul dietro, quindi avrete 21 catenelle da realizzare solo per il motivo, però fate la stessa aggiunta che ho fatto io, quindi aggiungete per lato, sia da un lato che dall'altro lato del vostro punto fantasia, i 3 punti, quindi le 2 catenelle e il punto alto. In questo modo poi quando andrete a fare l'aumento avrete l'aumento vicino al punto alto e avrete la distanza tra l'inizio del punto fantasia, perché sennò poi qua diventa troppo unito, troppo accartocciato ed è brutto. Adesso quindi partiamo, vado a totalizzare le mie 176 catenelle e siamo pronti. Ho aggiunto quindi le mie 6 catenelle, ossia quelle che mancavano, e adesso praticamente prendete la vostra catenella in questo modo, la portate tutta sul dritto, fate attenzione ovviamente a non arrotolarla, se no poi quando andrete a lavorare i punti verranno storti. E una volta che l'avrete fatta tutta scorrere, portata alla fine, andate nel primo punto e chiudete quindi con un punto bassissimo, così a formare il vostro cerchio. Questo sarà l'inizio quindi del nostro lavoro ed è la parte dove deve entrare la testa. Una volta che avrete chiuso la vostra catenella, tirate un pochino per non far sfilare la lavorazione, cambiate il numero di uncinetto, quindi io passo con l'uncinetto un po' più piccolo. Per prima cosa da qua partiamo con l'aumento, però siccome siamo nella parte iniziale andrò ad eseguire soltanto metà aumento, quindi realizzo solo una maglia alta, perché quando poi farò il giro di chiusura e mi ritroverò in prossimità quindi del punto alto, andrò ad eseguire il punto alto e anziché chiudermi con le 2 catenelle, perché poi il lavoro tenderebbe a spostarsi, ci chiudiamo con una mezza maglia alta. In questo modo siamo sempre in prossimità della parte interna del nostro aumento, quindi inizieremo e finiremo sempre i nostri giri nello stesso punto. In questo modo non si vedranno le parti quando noi andremo a chiudere il giro. Comunque sia, anche per questa lavorazione i giri che andremo a fare sono sempre di andata e ritorno, andremo sempre a voltare la lavorazione quando finiamo il giro, perché se no la fantasia che andiamo a fare diventa storta, così come diventerebbero storti i 4 lati del raglan. Quindi per rendere il vostro capo perfetto cambiate sempre direzione quando terminate il giro. Detto ciò, quindi come ho detto, salgo con 3 catenelle che sono il nostro primo punto alto e il nostro primo punto dell'aumento. Adesso nei punti successivi vado a realizzare i punti alti che mi servono per il davanti o per il dietro, quindi devo totalizzare 47 punti alti o quelli che avrete calcolato voi in base al vostro filato. Quindi carico il filo sull'uncinetto, questo non lo conto perché è l'aumento, e vado nel punto successivo. Vado quindi nel punto successivo, raccolgo il mio filo
e vado a chiudere il punto alto, quindi faccio passare l'uncinetto chiudendo le maglie 2 a 2, e questo è il primo punto, quindi ne devo fare 47 in totale. Il primo l'ho già fatto, ne faccio ancora 46. Filo sull'uncinetto, nel mentre raccolgo anche la codina, così dopo non dobbiamo più fermarla e il lavoro poi rimane più facile da lavorare. Entro quindi nel punto successivo, carico il filo, mi raccomando, se state lavorando due capi come faccio io, fate attenzione sempre a prendere i due fili, e poi chiudo il mio punto alto, e sono 2, e vado avanti così fino, come ho detto, a raggiungere 47 punti alti. Come vedete, questo tipo di filato scorre molto bene, non si apre ed è molto bello da lavorare. Ma questo ve l'avevo già detto perché avevo fatto il video recensioni, quindi un po' più prima di questo video, dove vi avevo fatto vedere appunto i filati che avevo comprato sul sito di Temu, che secondo me, ve lo dico ancora una volta, sono assolutamente straordinari, e questo è uno di quelli. Io adesso vado avanti e finisco le mie 47 maglie alte e poi vi faccio vedere come si fa l'aumento. Ho eseguito le mie 47 maglie alte e adesso devo fare l'angolo, quindi devo fare l'aumento. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e lavoro il mio punto alto normalmente, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e vado nello stesso punto ad eseguire il secondo punto alto, così ho l'aumento e quindi viene a formarsi il mio angolo. Se avete difficoltà a riconoscere gli angoli, andate a mettere un marcapunti sugli aumenti, così poi sarà più facile nei giri successivi distinguere l'aumento. Dopo l'aumento ovviamente ho fatto il davanti, quindi devo fare il punto delle spalle. Per il punto delle spalle io ho un totale di 39 punti, quindi vado semplicemente a realizzare 39 punti alti. Questo ovviamente non lo devo contare perché fa parte dell'aumento, quindi vado nel punto successivo, realizzo la prima maglia alta e poi proseguo sempre lavorando nei punti successivi punto alto fino a raggiungere, come ho detto, quindi 49 punti. Così ne ho 2, punto successivo 3 e vado avanti. Al termine vado nuovamente a ricreare il mio angolo, quindi vado a realizzare nuovamente il mio aumento come ho fatto adesso, quindi nel punto realizzo un punto alto, 2 catenelle e un punto alto, poi vado a proseguire con la parte del dietro, quindi devo fare il totale di 47 punti. Dopodiché vado a fare ancora l'ultimo angolo, punto alto, 2 catenelle e punto alto, e poi vado a concludere quindi col punto delle spalle, quindi vado poi a realizzare le 39 maglie alte. Dopodiché vado a chiudere, però per la chiusura vi faccio vedere come proseguire. Mi trovo in prossimità della fine del mio giro, quindi ho eseguito le ultime 39 maglie della mia spalla e adesso vado a terminare anzitutto l'aumento, quindi entro nel punto dove ho realizzato le 3 catenelle iniziali, realizzo quindi il mio punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella e chiudo il tutto con un punto mezza maglia alta, quindi vedete che ho 3 catenelle sull'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto e le chiudo tutte e 3 insieme e come vedete mi trovo esattamente a metà del mio punto V, quindi del mio aumento. Adesso, come ho detto, perché abbiamo finito il giro, andiamo a voltare la lavorazione. Questo lo faremo sempre, mi raccomando, voltate sempre la lavorazione in modo da non far diventare storto il punto fantasia. Quindi entro nel mio punto dell'aumento, realizzo un punto basso e 2 catenelle e questo sarà il mio primo punto alto. Anche qui iniziamo sempre con metà aumento perché poi andremo a terminarlo quando chiuderemo il giro. Dopodiché io, come vedete, mi trovo nella parte più corta, quindi nella parte della spalla. Qui vado a lavorare il mio punto, quindi mi trovo qui, lavoro il punto alto sottostante che corrisponde al primo aumento e lo lavoro normalmente,
poi catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto un punto e vado nel secondo e lavoro il mio punto alto. Dobbiamo formare dei piccoli quadretti. Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, entro nel successivo e realizzo il mio punto alto, e questo sarà il punto da fare sul punto delle spalle. Quindi mi raccomando, catenella, punto per la separazione, salto il punto successivo, nel secondo entro e faccio il mio punto alto. Vedete che si formano dei quadratini e vado avanti fino a raggiungere praticamente il secondo aumento. Mi trovo in prossimità del mio aumento, come vedete ho fatto l'ultimo quadratino e quindi adesso vado a realizzare il mio aumento. Quindi entro all'interno dello spazio, realizzo il mio punto alto, le 2 catenelle di separazione e nuovamente il punto alto. Vedete che si forma l'angolo. Se avete difficoltà, mi raccomando, mettete il marcapunti. Adesso mi trovo sul davanti o sul retro del lavoro, in pratica sono sulla parte, scusate sta sfocando un po', mi trovo sulla parte più lunga, quindi devo realizzare il davanti e qui ho il mio punto fantasia da lavorare. Quindi per prima cosa lavoro un punto alto perché abbiamo il punto dell'aumento del giro sottostante, questo lo lavoriamo normalmente, quindi semplicemente un punto alto, così. E da qui adesso proseguiamo col nostro punto fantasia. Quindi se vi ricordate, non badate al disegno, io quando disegno queste cose faccio degli schizzi orrendi. Quindi questo è il nostro punto fantasia, però se vi ricordate ho fatto questa modifica per avere il punto dell'aumento, quindi l'angolo, con un po' più di spazio rispetto al punto che andremo a lavorare, perché sennò poi qua in questa parte, se noi lavoriamo i 2 punti V, tende poi ad accartocciarsi. Quindi adesso andiamo a lavorare il punto alto e le 2 catenelle e poi iniziamo col punto fantasia. Quindi carico il mio filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo, realizzo il mio punto alto, 2 catenelle, 1 e 2, e ovviamente devo saltare i 2 punti di base. E ora quindi siamo pronti per lavorare il nostro punto. Quindi vado nel terzo punto e lavoro un punto alto, un secondo punto alto sempre all'interno dello spazio, dopo i 2 punti alti, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, dopodiché lavoriamo altri 2 punti alti sempre nello stesso punto, 1 e 2, e questo è l'inizio del nostro motivo. Dopodiché 4 catenelle, 1 2 3 e 4, carico il filo sull'uncinetto e salto 7 punti successivi, quindi entro nell'ottavo, 1 2 3 4 5 6 7 ed entro nell'ottavo e lavoro 3 punti alti, 1, fate sempre attenzione a prendere i 2 fili insieme, mi raccomando, 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 3 punti di base, 1 2 3, entro nel quarto e realizzo 3 punti alti, 1 2 e 3, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, carico il filo sull'uncinetto, scusate ogni tanto mi devo tirare il filo, e da qui devo fare questo passaggio, quindi devo saltare 7 punti di base, 1 2 3 4 5 6 7 ed entro nell'ottavo punto
e realizzo 2 punti alti, 1 2 2 catenelle, 1 e 2, nuovamente 2 punti alti all'interno dello stesso punto, 1 e 2, e questo è l'inizio del secondo modulo. Questo è il primo e adesso facciamo il secondo allo stesso modo. Quindi adesso le catenelle di separazione sono 4, 1 2 3 e 4, salto 7 punti. Prima cosa carico il filo sull'uncinetto ed entro nell'ottavo punto, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Realizzo le mie 3 maglie alte, 1 2 e 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 3 punti di base, 1 2 3, e nel quarto realizzo le mie 3 maglie alte, 1 2 e 3, e adesso devo chiudere questo motivo, quindi 4 catenelle, 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto, salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo e realizzo il mio ventaglietto, quindi 2 punti alti, scusate, 1 2 2 catenelle e 2 punti alti. E abbiamo concluso praticamente il nostro motivo. Quindi adesso, dopo il punto dell'ultimo motivo, come ho fatto prima, realizzo 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, salto 2 punti, 1 2, realizzo il mio punto alto. Anche qui mi raccomando, dobbiamo terminare come abbiamo iniziato, quindi vado poi nel punto successivo e lavoro il mio punto alto. Vedete che mi trovo in prossimità del marcapunti, quindi dove ho l'aumento, e adesso vado a realizzare quindi il mio aumento. Filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio, realizzo punto alto, 2 catenelle e punto alto. Per comodità inserite sempre il marcapunti se vi serve, e vi faccio vedere come risulta il lavoro. Questo sarà il nostro davanti o il nostro dietro, quindi questo dovremo rifarlo poi sull'altro lato. Adesso dobbiamo fare il lato successivo, quindi il punto della spalla, per cui una volta fatto il vostro aumento realizzate il vostro punto alto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo che corrisponde al punto dell'aumento del giro sottostante, quindi me lo lavoro semplicemente, e dopodiché inizio a fare il mio quadretto, quindi catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, nel secondo realizzo il mio punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, nel secondo punto alto, e questo vado a farlo sino ad arrivare praticamente all'aumento successivo. Dopodiché vi faccio vedere come procedere quindi a realizzare la parte retro, anche se comunque è esattamente quello che abbiamo fatto per questo lato. Adesso mi trovo quindi nella parte più larga dove devo fare la parte del retro. Questo è il punto della spalla che ho già finito. Ho realizzato anche l'aumento, il solito aumento è sempre fatto con punto alto, 2 catenelle e punto alto all'interno dello spazio sottostante. Dopodiché ho realizzato già la maglia alta del punto dell'aumento sottostante, e da qui adesso siamo pronti per la nostra lavorazione. Quindi carico il filo sull'uncinetto, realizzo un punto alto, 2 catenelle di separazione, salto 1 e 2, e nel terzo realizzo il mio ventaglietto composto da 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle e 2 punti alti.
4 catenelle, 1 2 3 e 4, carico il filo sull'uncinetto e salto 7 maglie, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottava e realizzo le 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 3 punti, 1 2 3, entro nel quarto punto e realizzo le ultime 3 maglie alte, 1 2 e 3, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto, salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo, realizzo il mio ventaglietto per chiudere e aprire il motivo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 e altri 2 punti alti, 1 e 2. Vedete, questo è il primo modulo e adesso facciamo il secondo, quindi 4 catenelle, 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto, salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo, realizzo le mie 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, scusate, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 3 punti, entro nel quarto, 1 2 3 4 e realizzo 3 punti alti, 1 2 e 3 e vado a chiudere il mio modulo, quindi 4 catenelle, 1 2 3 4, filo sull'uncinetto, salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo e realizzo il mio ventaglietto, 1 2 punti alti, 2 catenelle, 1 2 e ancora 2 punti alti, e adesso vado a concludere, quindi con 2 catenelle, 1 2, filo sull'uncinetto, salto 2 punti, 1 2, entro nel terzo, realizzo il mio punto alto, dopodiché lavoro le altre maglie, quindi qua ho ancora il punto dell'aumento, vado a lavorarlo, mi trovo dove ho il marcapunti e quindi devo lavorare il mio aumento, quindi devo completarlo, filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio, lavoro un punto alto, filo sull'uncinetto, vado a chiudermi nella terza catenella con un punto mezzo alto, quindi ho 3 asoline sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme, mi ritrovo nuovamente all'interno del mio aumento, volto la mia lavorazione e inizio quindi a realizzare metà aumento, entro nello spazio, realizzo punto basso e 2 catenelle, vi faccio vedere intanto il risultato. Questo è il davanti, sia uno che l'altro, quindi davanti e dietro, e questo dove c'è il punto quadrettato e il punto delle spalle. Adesso andiamo avanti con i nostri giri. Per questo giro andiamo semplicemente a lavorare i punti alti sui punti alti prima di arrivare praticamente al punto fantasia dove abbiamo il ventaglietto, quindi senza neanche contare sapete già che le maglie alte dovete lavorare a maglie alte, quindi io qua ne ho 3, quindi ne lavoro 3, uno 2 3 più 4 perché ho fatto il punto del mezzo della metà dell'aumento, e poi procedo con la mia lavorazione. Quindi adesso da qui faccio le mie 2 catenelle, vado all'interno dello spazio che ho nel ventaglietto e lavoro sempre il ventaglietto, perché questa sarà sempre la mia costante, quindi i ventaglietti dobbiamo sempre lavorarli allo stesso modo, quindi 2 punti alti, 2 catenelle,
e 2 punti alti, due catenelle, e adesso andiamo a lavorare sui punti alti, quindi saltiamo tutte le catenelle e qua abbiamo 3 punti alti. Questi 3 punti alti adesso devono diventare 5, quindi lavoro un aumento sul primo e sull'ultimo punto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete che sono diventate 5 da 3 a 5. 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto all'interno di questo spazio dove abbiamo realizzato le 3 catenelle del giro sottostante. Andiamo a lavorare un punto alto nella seconda catenella, quindi non andate nello spazio, andate direttamente nella catenella, così il lavoro rimane più bello. Punto alto, nuovamente 2 catenelle, 1 e 2, vado sul gruppo di 3 punti alti e li faccio diventare 5, quindi lavoro gli aumenti nel primo e nell'ultimo punto, esattamente come abbiamo fatto qua. Due catenelle di separazione e vado a lavorare il mio ventaglietto, quindi queste catenelle le devo saltare, vado direttamente nello spazio del mio ventaglietto e lavoro il ventaglietto. Dopo il ventaglietto praticamente siamo qua, ripetiamo tutto questo pezzo, quindi 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo sull'uncinetto, vado nel gruppo di 3 punti alti e li faccio diventare 5. Due catenelle, 1 e 2, punto alto nella catenella centrale, due catenelle e vado nel gruppo di 3. Due catenelle di separazione, vado a lavorare il mio ultimo ventaglietto. Due catenelle e poi lavoro le mie maglie alte. Mi raccomando, le stesse maglie alte che avete alla fine devono essere uguali a quelle che avete alla fine, all'inizio, scusate. Intanto mi tiro un po' il filo. Dove c'è l'aumento ovviamente andrete a lavorare il vostro aumento, quindi sempre punto alto, 2 catenelle, punto alto.
mi trovo sul punto spalla. Adesso vado ad alternare, perché sul punto spalle alterneremo un punto, una riga di punti alti e una riga quadrettata. Quindi adesso lavoro tutti i punti alti che ho a disposizione sino ad arrivare praticamente al punto dove abbiamo il quadretto. Qui abbiamo il quadretto, quindi abbiamo la catenella. Vado a lavorare un punto alto all'interno dello spazio, punto alto sul punto alto all'interno dello spazio, e vado avanti così fino ad arrivare al prossimo arcapunti. Ho lavorato anche già l'aumento, adesso mi trovo sulla parte del davanti o del dietro, ciò che preferite, tanto sono uguali, e vado a fare praticamente quello che ho fatto sull'altro lato. Quindi lavoro semplicemente punti alti come si presentano, quelli ovviamente che precedono il ventaglietto, realizzo le mie 2 catenelle e poi vado direttamente nel ventaglietto, e quindi realizzo il ventaglietto così com'è: 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, perché ripeto, questa sarà la costante. 2 catenelle, e adesso vado nel gruppo di 3 punti alti, devono diventare 5, quindi vado, come ho fatto prima, ad aumentare il primo e l'ultimo punto. Due catenelle, filo sull'uncinetto, lavoro un punto alto nella seconda catenella, due catenelle, nuovamente gruppo di 3 diventa 5. Due catenelle e lavoro il mio ventaglietto. E da qui vado avanti tranquillamente, quindi vado a terminare il mio modulo come ho lavorato in precedenza, lavoro i punti alti sui punti alti, mi raccomando fate sempre le 2 catenelle di separazione, e poi vado a realizzare il giro di punti alti sui quadrettati dove ho la spalla. Dopodiché arrivo fino a qui e ci vediamo per la chiusura del giro. Trovo in prossimità della fine del mio giro, vi faccio vedere l'ultima volta come procedere. Anzitutto vi ricordo che questo punto è un punto da lavorare, quindi questo è un punto alto. Poi vado a concludere il mio aumento, quindi entro all'interno dello spazio e realizzo la mia maglia alta, e poi vado a chiudermi con il punto mezzo alto, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella, estraggo il filo e chiudo le 3 catenelle. In questo modo volto la mia lavorazione e mi trovo sulla parte dove ho la spalla, quindi questo giro devo fare il punto quadrettato. Entro all'interno del mio spazio e realizzo metà aumento, quindi punto basso e 2 catenelle che corrispondono al mio primo punto alto. Filo sull'uncinetto, nel punto successivo lavoro un punto alto. Adesso inizio i miei quadretti, quindi una catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, nel secondo realizzo il mio punto alto, catenella, salto un punto, nel secondo realizzo il punto alto, e questo è quello che devo fare per il punto spalla. Vedrete man mano che andrete a formare i vostri quadretti che verranno ad allinearsi a quelli del giro sottostante.
vedete, sono perfettamente incolonnati, e andate avanti a creare i vostri quadretti fino all'angolo dove andremo poi a fare il nostro aumento. Ho finito il lato col punto quadrettato, dopodiché ho lavorato il mio aumento e poi ho ripreso la lavorazione sul lato successivo, quindi ho lavorato le maglie alte sui punti alti, le 2 catenelle e il mio ventaglietto. Adesso quindi mi trovo sul davanti del mio lavoro e devo guardare il giro sottostante come riferimento, quindi qua ho 5 punti alti, devo diminuirli e portarli a 3. Qui ho il punto singolo, devo aumentarlo e portarlo a 3, quindi dopo il ventaglietto 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, vado a lavorare una maglia alta non chiusa nel punto alto, filo sull'uncinetto, punto successivo, ripeto una maglia alta non chiusa, ho 3 catenelle sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme, filo sull'uncinetto, nel punto successivo lavoro il punto alto normale, ripeto la diminuzione, quindi punto alto non chiuso, filo sull'uncinetto, secondo punto alto non chiuso, ho le mie 3 asoline e le chiudo tutte e 3 insieme, 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, nel punto singolo lavoro 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 e 3, ripeto, quindi diminuzione, maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutto, punto alto nel punto centrale, diminuzione, quindi maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutto, 2 catenelle e concludo col mio ventaglietto. Ripeto ancora una volta la lavorazione sul secondo modulo, quindi dopo il ventaglietto 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto e vado a diminuire, quindi lavoro un punto alto non chiuso e un secondo punto alto non chiuso, chiudo 3 le asole, punto alto, diminuzione, quindi 2 maglie alte non chiuse che poi chiudiamo insieme, 3 catenelle, 1 2 e 3, 3 punti alti sul punto singolo sotto, tre catenelle, 1 2 e 3, ripeto la diminuzione, due catenelle e termino il mio ventaglietto. Dopodiché vado a terminare il mio lato, quindi 2 catenelle e punti alti sui punti alti. Una volta che avrete fatto i punti alti andate a fare l'aumento, il punto quadrettato sulla seconda spalla, nuovamente un aumento e poi ripetete lo stesso punto che abbiamo fatto su questo lato sul lato del dietro e poi vi chiudete il giro.
Ho terminato tutto il giro, quindi poi mi sono chiusa e ho voltato la lavorazione. Dopodiché ho iniziato a lavorare il mio giro nuovo fino a raggiungere praticamente il mio ventaglietto, e adesso vi faccio vedere come procedere con il giro successivo. Anzitutto guardiamo sempre il giro sottostante come riferimento. In questo giro devo praticamente concludere queste foglie e aprire quelle nuove, quindi qua ho 3 punti alti, ne deve diventare solo uno. Quindi dopo il mio ventaglietto realizzo una catenella, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare praticamente 3 maglie alte non chiuse che poi chiuderò insieme. Quindi esattamente come ho fatto prima, entro nel mio punto, realizzo una maglia alta non chiusa e lo stesso faccio con quelle successive. Tre maglie alte non chiuse, vedete che ho 4 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e abbiamo chiuso la prima foglia. Vedete che il punto da 3 è diventato uno solo. Punto successivo devo aprire, quindi lavoro un punto alto nel primo e nell'ultimo punto alto, quindi da qui 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, lavoro un punto alto, 3 catenelle, 1 2 e 3, salto quindi il punto alto centrale ed entro nell'ultimo, realizzo il mio punto alto. Vedete che ho i 2 punti che saranno poi le punte delle 2 foglie. Da qui 3 catenelle, 1 2 3, e vado a chiudere la foglia successiva, quindi lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, 1 2 e 3 maglie alte, ho 4 punti, li chiudo tutti, una catenella e realizzo il mio ventaglietto. Il primo modulo l'ho fatto e adesso faccio il secondo nello stesso modo, quindi una catenella, 3 maglie alte chiuse insieme, 1 2 e 3, chiudo le 4 asole, 3 catenelle, 1 2 e 3, punto alto, 3 catenelle, 1 2 3, salto una maglia di base, nell'ultima lavoro il mio punto alto, 3 catenelle, 1 2 e 3 e chiudo la foglia successiva, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella e chiudo il mio ventaglietto. Due catenelle e da qui proseguo, quindi vado a realizzare il mio angolo dove ho l'aumento, quindi qua ho l'aumento, queste maglie alte le lavoro così come sono, vado sul punto spalla e lavoro il punto alto su ogni punto, quindi un punto alto sui punti alti e un punto alto all'interno dello spazio. Vado avanti fino al prossimo aumento dove lavoro il mio aumento e poi ripeto esattamente quello che ho fatto in precedenza su questo lato, quindi vado a terminare il dietro, poi ripeto con la spalla e ovviamente vado poi a chiudere il lavoro, quindi ci vediamo quando ho finito il giro. Come vedete sono andata avanti con la mia lavorazione, ho terminato il giro e mi sono chiusa. Adesso dobbiamo girare la nostra lavorazione. Io come vedete ho il filo da questo lato, quindi devo fare la parte relativa alla spalla, quindi dopo la riga fatta a punti alti devo fare la riga fatta a punto quadretto, quindi adesso vado a lavorarmi tutta la spalla, lavoro poi l'aumento
Dopodiché nella parte davanti vado a lavorare le mie maglie alte, le 2 catenelle e il mio ventaglietto. Quindi io vado avanti a fare questi punti qua e ci vediamo quando arrivo al ventaglietto, così poi procediamo col prossimo giro insieme. Arrivati quindi al ventaglietto, adesso prepariamo la nostra lavorazione. Quindi dobbiamo iniziare ad aprire le 2 foglie. Quindi cosa facciamo? In pratica adesso ripetiamo il primo giro di lavorazione, ossia andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Qui è come se saltassimo 7 punti, perché tutta questa parte la saltiamo. Andiamo nel punto alto e lavoriamo i 3 punti alti, 1 2 e 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, punto alto successivo, nuovamente lavoro i miei 3 punti alti, 1 2 e 3, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e vado a completare il mio ventaglietto. Questo è il risultato, vedete che è esattamente il primo giro di lavorazione che abbiamo effettuato. Vi faccio vedere ancora una volta. Quindi dopo il ventaglietto 4 catenelle, 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto, salto tutta questa sezione, vado nel punto alto e lavoro 3 punti alti, 1 2 e 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, 3 punti alti sul punto alto successivo, 1 2 e 3, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e chiudo il mio ventaglietto. Da qui procedo normalmente, quindi vado a fare le 2 catenelle, i punti alti sui punti alti, il mio aumento. Qua sulla spalla, dopo il giro di punti alti, c'è il giro di punto quadrettati, quindi potete andare avanti da soli fino a terminare anche questa riga, questo giro. Ovviamente sul lato del davanti ripetete quello che abbiamo fatto prima. Ho terminato il giro, ho voltato la lavorazione e l'ho iniziata. Come vedete mi trovo già in corrispondenza del mio ventaglietto, quindi mi trovo sulla parte del davanti. Vi faccio vedere un po' allargando la maglia come si presenta la lavorazione. Quindi vedete che noi abbiamo appena riprodotto il primo giro e adesso praticamente dobbiamo ripetere esattamente il secondo, perché nelle 3 maglie alte adesso facciamo gli aumenti, le facciamo diventare di 5, e in mezzo, dove ci sono le 3 catenelle, andiamo a posizionare a metà un punto alto. Praticamente dobbiamo ripetere il secondo giro, vedete questo qua. Ve lo faccio vedere l'ultima volta insieme, perché poi quindi potete andare tranquillamente avanti da soli, prendendo sempre come riferimento il giro sottostante. Quindi dopo il ventaglietto 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto, lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, a metà, quindi nel punto centrale un punto alto singolo, nuovamente nell'ultimo facciamo l'aumento, quindi 2 punti alti insieme, 1 e 2. Vedete che le maglie da 3 sono passate a 5. Dopo i 5 punti alti 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro nella seconda catenella e realizzo il mio punto alto, 2 catenelle,
1 2 filo sull'uncinetto, vado ad aumentare le 3 maglie alte, le porto a 5. 5, vedete, 5 maglie alte, la maglia alta in mezzo, 5 maglie alte separate dalle catenelle, 2 catenelle, 1 2 e qui ho il ventaglietto. Ripetiamo quindi il modulo successivo, quindi 2 catenelle, 1 2, le maglie alte da 3 passano a 5, 5, 3 catenelle, 1 2 e 3, scusate sono solo 2 catenelle e punto alto nella seconda catenella, 2 catenelle e qui vado ad aumentare, quindi 5 punti alti, 2 catenelle e ventaglietto. Adesso vado avanti, poi a fine giro volto la lavorazione, inizio il giro successivo e vi faccio vedere l'ultima volta, questa è davvero l'ultima, come proseguire il modulo del davanti.